In quegli anni i falegnami napoletani producevano questo genere di culle. Dondolandole producevano un suono che era simile al cuore di una mamma e questo aiutava i neonati a dormire. A Capodrise, in provincia di Caserta, nel 1723 nasce Domenico Mondo, pittore. Suo padre, Marco Mondo, famoso giureconsulto ed uomo di cultura, decide di migliorare la formazione di suo figlio Domenico mandandolo in una delle più grandi scuole di pittura dell'epoca, la bottega del famoso Francesco Solimena, pittore internazionale con laboratorio a Napoli. Nel giro di alcuni anni il giovane Domenico diventa primo allievo di Francesco Solimena, cosa che lo riempie di gioia e lo riempie di soddisfazione. Si sposerà ed avrà la ventura di avere ben 5 figlie femmine, come lui spesso dirà nei suoi documenti, 5 figlie femmine da maritare, 5 doti da preparare. La sua vita cambia completamente. Era stato allievo di Francesco Solimena e pittore dilettante, deve diventare pittore professionista e come tale deve essere pagato per il suo lavoro. La cosa diventa complessa e attraverso varie vicende riuscirà ad avere degli incarichi dall'architetto Luigi Vanvitelli. Gli incarichi alla Reggia si svilupperanno attraverso affreschi e varie altre zone della decorazione reale, ma negli anni tutto ciò che ha avuto un inizio ha una fine e non potrà che ritornare a cercare nuova committenza e nuovi lavori. Nel 1789 muore Giuseppe Bonito, direttore dell'Accademia Reale del Disegno, e il nuovo direttore dovrebbe essere lui, Domenico Mondo, ma per alterne vicende e intrecci internazionali comprende che la corte sottolinea la presenza e sostiene un giovane tedesco che si chiamava Wilhelm Tischbein, allievo di Winckelmann. I due pittori dovranno convivere nella direzione dell'Accademia e dovranno insieme condurre la didattica per gli allievi dell'Accademia delle Belle Arti a Napoli. La sua avventura si conclude agli inizi dell'Ottocento, quando nel 1806, per la precisione, colpito da una grave artrite reumatoide, dalla gotta, muore e la sua salma viene riportata a Capodrise e ancora oggi giace nella chiesa di Sant'Andrea, che è a pochi passi dalla sua casa, dalla casa che è stata dedicata a lui e che oggi si chiama Palazzo Mondo o Casa Museo del pittore Domenico Mondo. In questa stanza i restauri che abbiamo dovuto sostenere riguardano prevalentemente le pareti che sono state affrescate dalla scuola di Gaetano e Giuseppe Magri, scuola dei Bibbiena, famosa per le scenografie e per i trompe-l'œil con inganno visivo all'interno. E strutturalmente abbiamo dovuto risistemare i solai di copertura e i solai di calpestio con un intervento che si è posto in essere tra il pavimento e i solai di legno che erano quelli del Settecento e che avevano necessità di essere scaricati dai pesi della struttura intera. Questa è la stanza degli affreschi di Domenico Mondo. La stanza oggi ci sembra un salotto per la carica decorativa che possiede. In realtà era camera da letto matrimoniale e il ciclo delle decorazioni è intitolato a quello che rappresentano e alle allegorie che raffigurano. Sala delle virtù cardinali e delle virtù teologali. Per chi ha voglia di riconoscerle, riconoscerà 8 donne dell'allegoria sul soffitto della stanza, dedicate alla fede, speranza e carità, fortezza, prudenza, giustizia e temperanza. Ma l'angolo alle mie spalle è quello che mostra la destinazione d'uso dell'ambiente, camera da letto coniugale,
e le due donne in quell'angolo sono allegoria e metafora delle virtù coniugali. La donna di destra stringe un nodo, simbolo del nodo coniugale, e quella di sinistra regge il peso di un attrezzo agricolo, simbolo allegorico e metafora del peso della famiglia e del matrimonio. L'intera stanza è stata trovata all'inizio dei lavori di restauro di circa 20 anni fa in uno stato di manomissione e di oltraggio, ma sapienti restauri, da quelli strutturali a quelli decorativi, hanno portato via via l'ambiente a quello che era nella seconda metà del Settecento. Strutturalmente sono stati rifatti i tetti che coprivano la sala affrescata, cosa fondamentale per evitare le infiltrazioni d'acqua, e i pavimenti su cui camminiamo. Per fare in modo che la struttura fosse rafforzata, sono state smontate le riggiole dei pavimenti e le fasce decorative perimetrali, che sono riggiole invetriate secondo quel gusto della seconda metà del Settecento. Il ciclo degli affreschi di copertura è quello delle virtù cardinali e teologali, ma cosa sorprendente è il dipinto sotto la finestra, che mostra quello che noi chiamiamo la transizione dal barocco al classicismo archeologico. Sotto la finestra Domenico Mondo dipinge quello che accadeva tutti i giorni davanti ai suoi occhi. I milord provenienti da tutta l'Europa chiedevano ai nostri contadini di disseppellire le tombe lungo la via Appia. Vi è dunque, per forma e per proporzione, il dipinto di una tomba di epoca romana scoperchiata che mostra gli attributi di quel periodo archeologico, i vasi, in genere i vasi archeologici, e le suppellettili tipiche delle tombe romane. Alla sala barocca, connotata dalle virtù cardinali e teologali dipinte da Domenico Mondo, segue il suo studio. Una sala che cambia nel gusto e dal barocco passa al classicismo di tema archeologico. Di là si esponevano le virtù teologali e cardinali, di qui le virtù collezionistiche. Il padrone di casa voleva mostrare ai suoi ospiti le proprie virtù tramite l'espressione dello scavo archeologico e del prodotto degli scavi, i vasi dalle forme appartenenti allo stilema greco. Se si era fortunati, si trovavano tombe con queste linee; se si era meno fortunati, si trovavano delle tombe più antiche magari, che avevano questo genere di vasellame di carattere geometrico, che a noi forse interessano di più, ma che all'epoca non piacevano assolutamente. Nelle dimore storiche, molto spesso i restauri non riguardano soltanto le parti strutturali, dalle fondazioni alle strutture verticali, ai tetti e ai solai. Si arriva spesso anche ai pavimenti, alle superfici affrescate e anche alle suppellettili di legno. In questo caso le porte, una volta decorate secondo il tema barocco con varie colorazioni e profili in argento e misture e dorature, sono state poi trovate nell'Ottocento troppo ricche e smaltate con un unico colore monocromo marrone. Sciogliere queste parti marrone per arrivare alla porta finale è stato molto complesso, per arrivare ai vari strati e non sciogliere anche la parte settecentesca ornamentale. Talvolta persino l'acqua era considerato un materiale troppo solvente. Alla camera con affreschi di timbro barocco segue lo studio di carattere neoclassico e allo studio segue questa camera, ancora una volta neoclassica, con pareti dalla decorazione semplificata, ridotta in riquadrature con bordi di tipo archeologico e le pareti in una tonalità di rosso che all'epoca diventò il canone, rosso pompeiano. L'attuale sistemazione è una camera da letto, con letto a baldacchino, vari quadri della scuola di Domenico Mondo, qualcuno di sua mano, e gli arredi attendono di essere restaurati.
La taverna del piano terra è stata restaurata così come il primo piano, tenendo conto di un restauro che non competa solo alle materie, ma anche all'atmosfera finale. Sono stati restaurati le strutture dei solai di calpestio, dei solai di copertura, scaricate le travi e le panconcelle dei pesi che avrebbero dovuto sostenere. In questo momento reggono solo se stesse. E poi la parte finale, l'intonacatura, che è stata restaurata secondo delle vecchie tecniche in cui la mescolanza tra la calcina e le pietre di Pozzuoli, la pozzolana, contribuiva a dare questo colore che, come vedete, è piuttosto caldo e tendente ai beige e ai marroni, scegliendo la tecnica tradizionale piuttosto che una imbiancatura che spesso viene utilizzata e non sempre produce una atmosfera consona al periodo della casa.